Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale del filo rosso. La mia proposta di oggi è questa giacchina che avete visto anche nelle foto in anteprima, giacchina cardigan molto raffinata che ho ideato e realizzato appunto di mia creatività e sono molto emozionata nel presentarvela perché appunto sono molto soddisfatta del risultato perché è riuscito così come proprio l'avevo pensata. È realizzata con il filato Live della collezione di Emma Fassio e come vedrete appunto per la lavorazione sarà molto semplice perché è una lavorazione che si fa in un pezzo unico, lavorata in tondo, quindi in top down, partendo dal collo con giri di andata e ritorno e poi scendendo verso il corpo centrale, mettendo in sospensione le due maniche che poi andremo a lavorare separatamente. È una lavorazione veramente molto semplice ed anche veloce da realizzare. Voi pensate che nei ritagli di tempo che avevo in quest'ultima settimana l'ho fatta e non sono molti i ritagli di tempo miei. Quindi veramente è un progetto fattibile. Il filato appunto è abbastanza sottile, però io l'ho lavorato con un 3,5 e poiché la sua composizione è di lana, seta e mohair, il mohair, anche se apparentemente sembra molto sottile, però questo filato poi lavorato si gonfia e quindi ha una resa diciamo molto buona, a parte che ha un metraggio buonissimo perché appunto ha la lunghezza di 157 metri, 157 per 50 grammi, quindi ha tanta resa, ma poi comunque lavorandolo diventa anche voluminoso, quindi si fa presto a realizzare un progetto con questo filato. Io ho utilizzato l'uncinetto del 3,5. Poi ho utilizzato, vi serviranno un paio di forbici, un ago da lana e 1 metro per appunto misurare la vostra lavorazione. Vi serviranno inoltre 4 segnapunti che saranno quelli che andranno a fissare i punti dove andremo a fare gli aumenti nel nostro sprone e quindi nella prima parte della lavorazione, perché vedete lo lavoro creando dei raglan per le maniche e dividendo appunto la parte dietro, quindi comunque una lavorazione che sicuramente conoscerete e molto semplice. E poi come filato io ho utilizzato 250 grammi del filato Live, quindi comunque un capo non pesante, molto leggero. Ho utilizzato quindi 5 gomitoli di questo filato che è il Live della collezione Live di Emma Fassio, un filato made in Italy. Come vi dicevo il metraggio è buonissimo, 50 grammi, 157 metri. L'ho utilizzato nel color senape e la sua composizione, come vi dicevo prima, è un 46% lana, un 28% seta e un 26% mohair. Il filato si commenta da solo, guardate che meraviglia. Io l'avevo già provato per lo scaldacollo e gli scaldapolsi Live, di cui ho fatto il tutorial, e vi faccio vedere da vicino la composizione, che è bellissima, quasi un effetto tweed a questo pelo appunto che è dato dal mohair e da questi punti luce che lo attraversano, che sono quelli appunto conferiti dalla seta, ed è a dir poco una meraviglia. Quindi veramente guardate anche la morbidezza, ed è un filato veramente morbido e caldissimo perché la giacchina l'ho già usata ed è veramente molto caldo, quindi come vedete una composizione tutta naturale. Sotto il video tutorial nell'info box vi lascio il link dove, collegandovi, entrerete direttamente nello shop di Emma Fassio e appunto dove potrete vedere anche tutte le varie tonalità, i vari colori di questo bellissimo filato e fare eventualmente i vostri acquisti. Per questa lavorazione è importante partire bene all'inizio con uno sprone corretto, fatto lo sprone avviato e lavorato il primo giro.
e vedrete che la lavorazione diventa scorrevolissima, quindi è molto importante che mi seguiate nella prima parte, che avviate bene il vostro sprone iniziale, dopodiché vedrete che la lavorazione diventa proprio molto molto semplice e scorrevole, perché i punti sono sempre gli stessi per la costruzione proprio della prima parte centrale del nostro sprone. Allora, con l'uncinetto del 3,5 e il nostro filato Live andiamo ad avviare una catenella di 121 maglie. Io vi consiglio di avviarla più abbondante, in modo che, se non avete fatto bene i conti, non è importante se vi avanza un pezzettino di catenella che andrete poi a disfare e ad aggiustare. L'importante è appunto che abbiate tutte le catenelle disponibili e che mi seguiate passo passo all'inizio, proprio nella prima parte, nel primo giro di avvio dello sprone. Io vi spiego comunque come l'ho costruito. Allora, sia che voi facciate una taglia S, M, L, lo sprone sarà sempre lo stesso. Vi dico di applicare eventualmente una modifica soltanto se andate a fare uno sprone più piccolino, quindi se avete una taglia 38, se siete molto mingherline e volete fare uno sprone più piccolino, fate 2 catenelle in meno rispetto a quelle che io indico ora. Se invece avete una taglia dalla 42 in su, quindi SML, tranquillamente partite con questo sprone qui. Allora, lo sprone è costruito su un rettangolo. Questi sono i 2 laterali davanti, il destro e il sinistro. Questi sono le mie 2 spalle e questa è la parte dietro dei fianchi, della schiena. Quindi noi sulla parte del davanti andremo a fare delle maglie alte montando anche i nostri punti puff, quindi creando il mio bordo davanti. Poi quando arrivo nell'angolino io dovrò lavorare nel punto dell'angolo e andremo a metterci i marcapunti, poi vedremo come, andrò a lavorare degli aumenti, quindi all'interno dello stesso punto andrò a farmi 3 maglie all'interno dello stesso punto, 3 maglie alte, così per tutti gli angoli. Quindi il mio sprone è costruito in questo modo: avrò 18 maglie catenelle per la parte davanti, per la parte più una per l'angolo, 19 per la spalla più una per l'angolo, 40 per la parte dietro più una per l'angolo, 19 per l'altra spalla più una per l'angolo e le successive 18. Quindi adesso andiamo ad avviare le nostre 121 catenelle, ma come vi ho detto andate a lavorare abbondantemente, quindi montatene anche una decina in più tranquillamente e vediamo come lavorare assieme il primo giro, che è fondamentale appunto che venga corretto, perché poi dobbiamo costruire un lavoro preciso e simmetrico dal collo fino appunto al resto della lavorazione che scende, quindi è molto veramente importante farlo bene. Date le mie catenelle, salto 1, 2, 3 spazi di base e nel quarto vado ad effettuare la mia maglia alta e quindi mi ritrovo con 2 maglie alte. Salto 1, 2 spazi di base, nel terzo punto l'uncinetto con il filo caricato e faccio il mio primo punto puff, quindi porto fuori il filo, carico di nuovo, prendo il filo e lo porto fuori una seconda volta, carico il filo, punto sempre all'interno dello stesso spazio e porto fuori una terza volta il filo, ricarico e all'interno dello stesso spazio porto fuori il filo una quarta volta. Quindi sto creando il mio primo motivo del punto puff. Poi porto fuori l'uncinetto e quindi convoglio tutti i miei punti assieme, carico il filo, faccio un'altra catenella e un'altra catenella. Carico il filo, all'interno dello stesso spazio punto il mio uncinetto, porto fuori il filo una prima volta, carico il filo e ripunto nello stesso spazio, riporto fuori il filo una seconda volta, carico l'uncinetto, prendo il filo, lo porto fuori una terza volta, carico il filo, vado all'interno e dello stesso spazio lo porto fuori una quarta volta. Porto fuori il mio uncinetto per unire tutti insieme i miei punti, faccio una maglia e poi ho creato così il mio primo cuoricino a punto puff, vedete, in questo modo. Filo sull'uncinetto
salto 1-2 catenelle di base e nella terza vado ad effettuare nuovamente un punto puff tale quale a quello che ho fatto prima. Quindi vi faccio rivedere: carico il filo, 1-2, nella terza catenella porto fuori il filo una prima volta, carico, porto fuori il filo una seconda volta, carico, porto fuori il filo una terza volta, carico e porto fuori il filo una quarta volta. Passo con l'uncinetto attraverso tutti i punti, poi chiudo con una maglia e faccio un'altra catenella. All'interno dello stesso punto, con il filo caricato sull'uncinetto, faccio un'altra volta 4 passaggi, quindi 1, 2, 3 e 4. Quindi creo così un altro punto puff, porto fuori il filo e chiudo il mio punto puff. Quindi qui ho fatto i miei primi 2 motivi a cuore. Una volta chiuso, carico il filo sull'uncinetto e vado nella prima, seconda, salto le prime 2, nella terza a fare una maglia alta, in questo modo. Ora dovrò fare altre 7 maglie alte consecutive, quindi con quella che abbiamo fatto un totale di 8, quindi una l'abbiamo già fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ora mi trovo nell'angolino ho finito appunto la parte del mio anteriore e mi trovo nell'angolino della spalla. Quindi nella maglia successiva vado a fare 3 maglie alte all'interno dello stesso punto, quindi 1, 2, ed avrò creato il mio aumento dello sprone, del raglan. Quindi ho 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. All'interno della seconda maglia, quindi quella centrale, vado a mettere il mio segnapunti, perché poi nel giro successivo, dove ho questa maglia, andrò a farne sempre 3 all'interno dello stesso spazio. Quindi questo è il primo pezzo, è il mio anteriore davanti, e quindi passo adesso a fare la spalla. Dopo aver fatto le mie 3 maglie alte all'interno dello stesso punto, vado a fare consecutivamente dalla maglia successiva 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora al centro della mia spalla ci vado ad inserire il mio punto puff a cuoricino, quindi salto 1-2 maglie e nella terza vado a fare il mio primo punto puff, che corrisponde alla mia prima metà del cuore. Quindi, come abbiamo visto prima, porto con il filo caricato fuori 4 volte il filo. Faccio una maglia, una catenella all'interno dello stesso spazio, carico il filo e lo porto fuori per 4 volte. Chiudo tutte le mie maglie assieme, chiudo con una catenella, salto 1-2 maglie di base e dalla terza faccio la mia maglia alta e ne faccio in totale 7, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nel punto successivo vado a fare 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3.
Prendo il mio segnapunti e sopra la maglia centrale delle 3, quindi nella seconda, questa, vado a mettere il mio segno. Vedete, in questo modo io ho fatto il laterale anteriore e questo è l'angolo per la spalla, quindi si sta delineando il mio rettangolo. Procedo la mia lavorazione facendo, come abbiamo visto prima nello schemino, 16 maglie alte consecutive. Quindi 1, 2, 3, vi faccio proseguire da sole e ci vediamo dopo aver fatto tutte le 16 maglie alte consecutive. Ho completato quindi con le mie 16 maglie. Adesso faccio i motivi a cuoricino, i miei punti puff, che sono quelli che si collocheranno nella parte centrale della schiena. Quindi salto 1, 2, 3 nella terza catenella, quindi 1, 2, 3 nella terza catenella faccio il mio primo punto puff. Quindi carico il filo e per 4 volte consecutive faccio il mio punto. Porto fuori la mia maglia, ne faccio un'altra all'interno dello stesso spazio, 1, 2, 3 e 4. Porto fuori il filo, una maglia. Salto 3 catenelle di base, 1, 2 nella terza, rifaccio lo stesso il mio motivo di punti puff per creare il mio secondo cuoricino. Quindi la mia prima metà, porto fuori il filo, passo la maglia, una catenella di separazione e rientro all'interno dello stesso punto e rifaccio la mia seconda metà del cuore in questo modo. Porto fuori la mia catenella, conto 3 catenelle di base, 1, 2 e 3 e nella terza faccio una maglia alta e devo farne 16 in totale, quindi le vado a posizionare una dopo l'altra, quindi la seconda, la terza, la quarta, fino a che realizzo 16 maglie alte. E ci vediamo alla fine. Realizzate tutte e 16, in quella successiva faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi 1, 2 e 3. Posiziono il mio segnapunti all'interno della centrale delle 3 che ho effettuate, quindi nella seconda. Ora proseguo ed effettuo 7 maglie alte, sono appunto all'altra spalla, devo costruire l'altra spalla, quindi faccio 7 maglie alte consecutive, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ora colloco il mio punto puff che si vedrà poi al centro della spalla, quindi salto 1, 2 catenelle di base e nella terza inizio a fare il mio primo punto puff come abbiamo visto prima, quindi 2 passaggi di filo, terzo e quarto. Passo tutte le mie maglie e faccio la mia catenella, un'altra catenella di separazione all'interno dello stesso spazio, faccio la seconda metà del mio punto puff e quindi creo il mio cuoricino e porto fuori il filo, salto 1, 2, 3 catenelle e nella quarta faccio la mia maglia alta e ne realizzo un totale di 7 consecutive. Una volta che le ho realizzate, nello spazio successivo faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso punto, 1, 2 e 3. Questo è l'angolino che separa la mia spalla dal mio anteriore davanti. Prendo il mio marcapunti e lo posiziono nella seconda di queste 3 maglie alte chiuse nello stesso punto, effettuate nello stesso punto di base. Quindi mi trovo a dover fare
l'anteriore davanti, perciò faccio dalla maglia disponibile successiva 8 maglie consecutive, 8 maglie alte consecutive, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Parto con la serie dei miei punti puff, quindi salto 1, 2, nella terza faccio la prima metà del primo cuoricino, quindi 2, 3 e 4, chiudo il mio prima metà assieme con una maglia, un'altra catenella, faccio altre 4 gettate per creare l'altro mezzo cuoricino, lo chiudo, ora salto 1, 2 catenelle di base nella terza, faccio metà del mio cuoricino portando fuori 4 volte consecutive il mio filo, chiudo una catenella di separazione e completo sempre all'interno dello stesso punto con l'altra metà, quindi 2, 3 e 4, e ho completato così il mio cuoricino. Chiudo il mio cuoricino, salto 1, 2 catenelle di base e all'interno della terza faccio una maglia alta ed una maglia alta nella successiva, quindi ho completato così il mio sprone. Come vedete avevo montato una catenella più ampia per evitare magari conti sbagliati, così è più semplice veramente fare un pezzettino in più. Poi questa catenella la andrò a disfare posizionandomi, collocando il filo appunto all'inizio, e il gioco è fatto. Il risultato della lavorazione del mio sprone è questo: i due anteriori, le due spalle. Vedete, il punto puff viene a collocarsi al centro delle due spalle, all'inizio dei miei due anteriori, nella parte dell'apertura, che quindi creerà proprio un fascione davanti, e poi il motivo dei punti puff al centro della schiena. Una volta ottenuto questo sprone, la lavorazione vedrete che d'ora in poi diventerà ripetitiva e scorrevolissima. Ora vediamo come procedere per il nostro secondo giro, che sarà uguale poi a tutti i giri successivi della lavorazione. Quindi ci alziamo con 3 catenelle, giro il mio lavoro, io all'interno dello stesso spazio, vedete, faccio un'altra maglia alta, perché poiché è il bordino, comunque a questo punto conta 1, anche se ho fatto 2 maglie alte all'interno dello stesso punto, però per dare più rinforzo al mio bordo faccio 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Quindi faccio un'altra maglia alta nella successiva, quindi io avrei 2 maglie alte, però d'ora in poi sempre nella prima ne farò 2 all'interno dello stesso spazio per dare più rinforzo al mio bordo, e quindi comunque contano sempre 2 perché le ho chiuse assieme, quindi vedete che i punti sono sempre 2, quindi 1 e 2. Poi passo a fare il punto puff, che chiudo, faccio una catenella di chiusura, un'altra di spaziatura, e all'interno dello stesso punto faccio il secondo mezzo cuoricino in questo modo. Chiudo anche il secondo puff. Qui non faccio la catenella di spaziatura, la faccio soltanto al centro per dividere il mio cuoricino, passo direttamente al puff successivo, quindi entro qui dentro, vedete, e faccio l'altro mio mezzo cuoricino puff, chiudo tutte le mie maglie assieme e faccio una catenella di spaziatura e poi rientro per fare l'altra metà del mio cuore e chiudo la mia maglia. Ora qui dove ho tutte le maglie
alte faccio una maglia alta sopra ogni maglia alta disponibile, fintanto che non arrivo a dove ho il mio segnapunti. Quindi procedo a fare le mie maglie alte fino a quando incontro il mio marcapunti, e proprio in quella posizione dove l'ho puntato andrò a fare i miei aumenti, e quindi all'interno dello stesso spazio andrò ad effettuare le mie 3 catenelle, tutte all'interno dello stesso spazio. Quindi vedete, sono arrivata dove ho il segnapunti, lo posso togliere e all'interno di questo spazio faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Rimetto il mio segnapunti all'interno della maglia centrale delle 3, in modo che poi nel giro successivo all'interno di questo punto procederò sempre a fare 3 maglie alte insieme, sempre all'interno dello stesso spazio. Procedo quindi con la parte della spalla, perché ora ho lavorato dall'inizio fino al marcapunti, ho lavorato la parte anteriore, ora devo lavorare la parte della spalletta, quindi procedo a lavorare a maglie alte fino a che incontro il mio motivo cuore. Vedete, questa è l'ultima maglia alta che effettuo e poi ho il punto puff. Quindi eseguo il mio cuoricino, uno, 2, 3 e 4. La catenella di separazione e faccio l'altro mezzo cuoricino e chiudo con la catenella. Lavoro a maglie alte fino a che arrivo al mio marcapunti. Vedete, sono arrivata a una maglia alta prima del segnapunti, lo levo e all'interno quindi del punto che era segnato, questo, faccio 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, 1, 2 e 3. Riposiziono il mio segnapunti nella maglia centrale delle 3 che ho fatto. Vedete, le 3 maglie alte lo posiziono al centro e proseguo la mia lavorazione adesso a maglie alte, sempre fintanto che non incontro il mio punto puff, il mio punto cuoricini. Quindi adesso vi lascio proseguire da sola, perché la lavorazione è sempre così, sarà sempre ripetitiva, perciò adesso dovrete effettuare delle maglie alte come abbiamo fatto adesso, fintanto che non trovate i vostri motivi a punto puff. Lavorerete sopra il punto puff come avete visto poco fa, dopodiché procederete con la lavorazione a maglie alte e dove avete il segnapunti farete 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio, poi si procede a lavorare tutte le maglie alte disponibili, il punto puff, lavorerete di nuovo a maglie alte, dove c'è il segnapunti 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio e poi si procede a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta disponibile e alla fine ci vediamo quando siamo arrivati qui all'ultimo motivo di punti puff, che è quello del bordo centrale. Vi faccio vedere come chiudere quindi il giro. Ho fatto le mie maglie alte e i 2 motivi punto puff, che sono quelli che si trovano sul davanti. Adesso mi trovo appunto dove ci sono le 2 maglie alte, quindi faccio una maglia alta sopra ogni maglia alta disponibile e l'ultima non la chiudo, ma ne faccio 2 assieme all'interno dello stesso spazio e poi le chiudo assieme per dare, come abbiamo visto anche all'inizio, rinforzo a questo bordo, e si riparte con il giro successivo dove ci alziamo con 3 catenelle
e all'interno dello stesso spazio faccio un'altra maglia alta per rinforzare il nostro bordo. Questo punto conta 1, è come se io avessi, diciamo, una maglia alta, perché appunto sono andata a rinforzare il mio bordo, e riparto con il mio terzo giro, quindi con i miei punti puff e tutta la mia sequenza, facendo sopra ad ogni segnapunti che mi ritrovo 3 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Quindi, come vedete, adesso d'ora in poi il giro va a ripetersi sempre. Quindi, come vedete, questo è il risultato del mio sprone. Adesso andrò sempre a lavorarlo nello stesso modo, con giri di andata e ritorno, e riproponendo appunto sopra ogni punto quello che trovo, quindi dove ci sono le maglie alte, i punti puff sopra i punti puff. Vi lascio proseguire da sole fin tanto che non ci vediamo al punto dove appunto andremo a piegare il nostro lavoro e andremo a dividere il corpo centrale dalle maniche. Io ho lavorato il mio sprone per 17 giri. E a questo punto mi fermo, perché ho provato ad indossare questa prima parte bloccando semplicemente così con un altro marcapunti e unendo questi 2 marcapunti, in modo che così provvisoriamente lo si possa provare e vedere appunto se siamo arrivati al punto giusto per poter chiudere circolarmente il nostro corpo e lasciare appunto libere le maniche, lavorarle in un secondo momento. Quindi per me questa misura va bene per poter proseguire. Voi appunto valutate se la misura appunto che si addice meglio per la vostra taglia. In centimetri, ma comunque è molto indicativo, anche perché ognuno di noi ha una mano di lavorazione diversa. Comunque ve lo dico, io ho lavorato per 19 centimetri qui in altezza e il mio raglan, vedete, misura esattamente 20 centimetri. Io a questo punto del lavoro adesso vado a prendere il mio uncinetto e proseguo la lavorazione e vado ad unire le mie maniche per proseguire la lavorazione del corpo centrale. Quindi adesso io sono arrivata qui con il mio uncinetto, proseguo la mia lavorazione, arriverò fino al mio marcapunti che andrò a togliere ed unirò le mie maniche. Quindi proseguo il mio 20° giro in questo caso e lavoro fino al marcapunti. Da quel punto in poi ci vediamo perché vi faccio vedere come unire le nostre maniche. Quindi proseguo col mio giro e ci vediamo quando siamo arrivati al marcapunti. Ecco, io ho lavorato la mia prima parte, vedete, e sono arrivata con l'asola qui in prossimità del marcapunti, che dovrò andare a togliere e a unire con l'altro punto dove il mio marcapunti, per proseguire la lavorazione in questo modo. Quindi lascerò la manica libera, adesso vado a unire in tondo qui. Quindi vi faccio vedere. Sono arrivata dove il marcapunti, vado a lavorare il punto corrispondente al marcapunti, lo tolgo, questa sarà la mia manica, vado a prendere dove c'è l'altro marcapunti, vado ad unire e quindi punto l'uncinetto dove c'è il marcapunti, carico il filo e faccio una maglia alta semplicemente. Quindi continuo la mia lavorazione a maglie alte. Posso quindi adesso a questo punto togliere il mio segnapunti. Questa sarà la mia manica che resterà in sospeso, andrò a riprendere la lavorazione successivamente e vado a lavorare, vedete, questa è la manica che resta libera, questo è il davanti del mio lavoro. Ho unito la mia lavorazione e vado a proseguire a lavorare il corpo.
Adesso lavoro tutta la parte della schiena e quando arrivo dove c'è l'altro segnapunti faccio la stessa cosa, cioè proseguo a lavorare la mia lavorazione con le maglie alte. Quindi lavorate tutta la schiena del lavoro e ci vediamo dove si trova posizionato il prossimo segnapunti. Eccoci qui, sono arrivata all'altro marcapunti, lo vado a togliere, lavoro la maglia alta nel punto dove era posizionato. Ora vado a prendere e ad unire con l'altro marcapunti. Quindi faccio una maglia alta all'interno dello spazio dove è posizionato, quindi lo posso togliere e vado a farci la mia maglia alta. In questo modo ho unito, ho lasciato in sospeso la mia manica e proseguo la mia lavorazione dell'ultimo pezzo del davanti. E d'ora in poi proseguirò la mia lavorazione semplicemente in tondo nel corpo centrale, cioè con giri di andata e ritorno, ma soltanto nella parte centrale del cardigan. E solo successivamente, una alla volta, andrò a riprendere la lavorazione delle mie maniche. Vi faccio vedere, qui sto lavorando il giro successivo a quello dove appunto ho unito le mie due maniche, e quindi non si fa altro che lavorare semplicemente sopra ad ogni maglia alta disponibile una maglia alta. Vedete, in questo modo. Il bello di questo tipo di lavorazione in top down è che possiamo provare il lavoro strada facendo, quindi adesso io posso proseguire per un paio di giri e posso valutare ancora se tenere il mio progetto così e quindi vedere se va bene, se ho fatto giusto, oppure semplicemente disfare un paio di righe e riprendere il lavoro, quindi magari ampliando il mio sprone se magari era troppo piccolo, o valutare appunto se tenerlo così. Quindi è molto comodo un tipo di lavorazione come questo, perché appunto ci permette di fare delle valutazioni del lavoro strada facendo e quindi creare un lavoro perfettamente sulle nostre misure, sulle nostre taglie. Ho lavorato in tondo il corpo centrale della mia giacchina per 18 cm, perché appunto volevo un taglio corto e quindi per me basta così come misura. Quindi poi valuterete voi se farla più lunga o se vi va bene lavorare questa parte qui come me di 18 cm. Vedete, il risultato è questo. Io negli ultimi giri, diciamo negli ultimi 4 giri, un giro sì e un giro no, quindi in quest'ultimo pezzettino qui ho applicato delle diminuzioni per restringere leggermente la giacchina, quindi per dare un taglio leggermente più stretto nella parte finale. Questo è soggettivo, vedete voi appunto se lavorarla diritta o se lavorarla appunto come me, facendo qualche diminuzione. Io ho fatto soltanto un paio di diminuzioni, quindi facendo una diminuzione nei punti prima dei punti puff della schiena. Quindi per intenderci ho fatto una diminuzione ovviamente simmetrica nelle ambo le parti, quindi ne ho fatto una qui e una qui, poi ho lavorato il giro successivo normalmente, nel giro successivo ancora ne ho fatto un'altra, quindi a giri alterni, e ne ho fatte 3-4, quindi per cercare appunto di arrotondare un po' la giacchina e per snellirla nella parte finale. Ora andiamo a vedere come riprendere la nostra manica e come lavorarla.
Una io ho già iniziato appunto a lavorarla, vedete, ho ripreso le maglie e ho lavorato in tondo, ma non sempre circolarmente. Ho lavorato appunto un giro di andata e poi sono ritornata indietro dall'altra parte, quindi non ho lavorato sempre nello stesso verso i giri, perché la nostra giacchina, essendo stata lavorata aperta, l'abbiamo lavorata con giri di andata e di ritorno. Se andiamo a lavorare la lavorazione sempre circolarmente, senza mai cambiare giro e ritornare indietro, si forma una texture diversa per la manica rispetto a quella che noi abbiamo creato per il nostro corpo centrale e per il nostro sprone, perché abbiamo sempre lavorato con giri di andata e di ritorno. Faremo così anche per la manica, la andremo a lavorare con giri di andata e di ritorno, ogni giro lo lavoreremo e lo chiuderemo, poi torneremo indietro, lo lavoreremo nell'altro senso, lo chiuderemo, torneremo indietro e gireremo il lavoro. Adesso vediamo assieme come farlo, questo per dare la stessa texture che abbiamo creato per il corpo, altrimenti avremmo, lavorando sempre circolarmente nello stesso verso la nostra manica, daremmo un effetto diverso rispetto al corpo e questo diventerebbe brutto da vedere. Vedete, la manica io l'ho lavorata ovviamente restringendola, quindi strada facendo ho fatto delle diminuzioni per adattarla al mio braccio, perché appunto volevo una linea abbastanza asciutta. Quindi noi ora andiamo a prendere la nostra manica, ci agganciamo con il filo nella parte sottostante e andiamo a proseguire la nostra lavorazione in tondo. Quindi vedete appunto l'uncinetto sulla maglia, prendo il mio filo lasciando un pezzettino di codina, che è poi quella che lascio dentro alla manica, che andrò a rifissare con il mio filo. Porto fuori il filo, mi alzo con 3 maglie e mi vado ad agganciare alla maglia successiva dell'altro lato della manica, in questo modo. Quindi porto fuori il mio filo, pesco il filo, mi riaggancio appunto alla maglia successiva ed effettuo una maglia alta in questo modo. Vedete, ho unito le mie maglie e adesso proseguo la lavorazione lavorando una maglia alta sopra ogni maglia alta disponibile sottostante, e quindi lavoro tutta la mia circonferenza in questo modo, semplicemente, fino a che poi arrivo al centro, quindi nella parte diciamo che sta sopra la spalla, quando trovo il mio punto puff, e lo lavorerò. Quindi proseguite da soli a lavorare tutte le maglie alte disponibili e ci vediamo quando arriviamo al nostro punto puff. Sono arrivata al centro, quindi della manica, lavoro il mio punto puff come al solito, e proseguo a lavorare a maglie alte l'altra metà della manica. Mi raccomando, fate attenzione che il numero di maglie alte di qua dei punti puff, quindi che va dal punto sotto fino ai punti puff, deve essere uguale al numero di maglie alte dell'altra metà della manica, quindi date sempre un'occhiata che le maglie siano lavorate esattamente a metà per avere una lavorazione della manica ovviamente regolare. Quindi vi lascio proseguire la lavorazione a maglie alte da sole fino alla fine del giro. Vediamo poi come chiudere la maglia alta e come effettuare poi le diminuzioni della nostra manica strada facendo. Alla fine del giro chiuderò con una maglia bassissima agganciandomi alla terza catenella della prima maglia effettuata, e quindi vado a chiudere così il mio giro. In questo modo mi alzo con 3 catenelle, 1 2 3, e proseguo la mia lavorazione. Adesso però le diminuzioni
Io nel mio caso, per restringere la manica, perché ho un braccio abbastanza sottile e qui dovrete valutare voi in base alla circonferenza del vostro braccio, ho effettuato delle diminuzioni, un giro sì e un giro no, fino a che appunto non sono nella lavorazione arrivata alla circonferenza del braccio che ho ritenuto fermare, quindi lavorare da quel punto in poi sempre i giri allo stesso modo. Le diminuzioni quindi le faccio sempre nella parte appunto che si trova sotto al braccio, quindi all'inizio, dopo che ho unito le mie maglie, lavoro una maglia e faccio una maglia alta non chiusa, nella successiva maglia lavoro un'altra maglia alta non chiusa e poi chiudo le due maglie insieme. Qui ho fatto una diminuzione, vedete, quindi ho lavorato due maglie assieme. Poi lavoro normalmente la mia circonferenza fino a che trovo il punto puff, lavoro l'altra parte e in prossimità della fine, prima di agganciarmi con le maglie, nelle ultime maglie, quindi nella penultima e in quella prima, faccio l'aumento in modo che io l'ho fatto in modo simmetrico da una parte all'altra. Quindi qui ho lavorato una maglia, ho lavorato una seconda e poi ho lavorato due maglie con l'aumento. Lavoro tutto il mio giro e alla fine farò la stessa cosa. Quando mi trovo le ultime tre maglie, lavoro queste due facendo la diminuzione, quindi lavoro una maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa e poi lavoro l'ultima e mi collego. Il giro successivo lo lavorerò liscio, normalmente senza diminuzioni, e quello dopo lo lavorerò sempre con il giro di diminuzione, quindi le diminuzioni le vado a fare a giri alterni e qui valuterete voi, strada facendo e provando il vostro cardigan, la vostra giacchina, quindi se farne per quanto tempo, diciamo, continuare a fare le diminuzioni, poi deciderete il momento in cui fermarvi, perché appunto avete già stretto la manica sufficientemente per poterla poi proseguire sempre con la stessa circonferenza. Quindi valutate strada facendo come restringere la vostra manica, perché nella parte ovviamente più alta del braccio la circonferenza sarà decisamente più larga. Mano a mano che il braccio si assottiglia, poi quando saremo arrivati circa all'altezza del gomito, le diminuzioni ovviamente non serviranno più, perché il nostro braccio appunto ha già raggiunto una circonferenza sottile, quindi potremo continuare la lavorazione tutta con lo stesso giro di maglie. Arrivo al centro, faccio il mio punto puff e poi proseguo a lavorare a maglie alte e in prossimità della fine andiamo a vedere assieme come fare l'altra diminuzione. Ecco, vedete, ho completato il mio giro, mancano 3 maglie prima di arrivare alla fine. Quindi applico il secondo aumento, quindi lavoro una maglia alta non chiusa, nella successiva una maglia alta non chiusa, mi restano 3 maglie nell'uncinetto, le chiudo tutte assieme, dopodiché lavoro l'ultima maglia disponibile e vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia alta effettuata, quindi vado a completare così la chiusura del mio giro. Vi alzate con 3 catenelle, 1, 2 e 3, giro il mio lavoro dall'altro lato, quindi vado a cambiare il verso. Prima non l'abbiamo fatto, mi sono dimenticata, sono andata a lavorare liscio il giro successivo facendovi vedere subito la diminuzione, comunque non succede niente. E quindi mi sono alzata con le 3 catenelle, adesso cambio il verso della mia lavorazione. Questo è il giro che io andrò a fare normalmente facendo le maglie alte senza fare diminuzioni, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta disponibile. Quindi lavoro tutta la mia metà della manica, quando arrivo al punto puff faccio il punto puff, lavoro poi la seconda parte di maglie alte e chiudo sempre con una maglia bassissima.
Mi alzo di 3 catenelle e quando sono arrivata prendo e giro il mio lavoro nell'altro verso e nel giro successivo vado a fare le mie diminuzioni. Il risultato finale della manica sarà questo, applicando quindi le diminuzioni a giri alterni. Io ho lavorato da sotto al braccio per circa 27 centimetri e ho terminato la mia manica, quindi non l'ho lavorata fino al polso, l'ho lasciata un pochino più corta perché mi piaceva appunto così portarla a 3/4. Questa è una scelta che farete voi, se lavorarla tutta fino alla fine o se vi piace appunto lavorarla un pochino più alta. Terminata appunto la lavorazione della vostra manica, io ho rifinito con una serie con un contorno di punti puff, così come ho fatto intorno al bordino del mio collo. Quindi mi alzo con 3 catenelle, 1, 2 e 3, salto 2 spazi di base, quindi 1, 2 e nel terzo inizio a fare il mio punto puff e lavoro tutto intorno con i miei cuoricini, completando la rifinitura del bordino della mia manica. Una volta chiuso il mio primo punto, salto 1, 2 spazi di base e nel terzo riprendo a fare il mio nuovo cuoricino. Chiudo il mio punto puff, vedete questo è il bordino che si crea, salto 2 spazi di base, 1, 2 e nel terzo riprendo a fare il terzo mio cuoricino. Lavoro tutta la mia circonferenza della manica. Faccio in modo, se possibile, che quando arrivo al centro, che è il mio motivo della manica centrale, mi ricollego al punto puff centralmente, perché così il lavoro viene più bello preciso. Quindi vedete il mio bordino della manica. Quando sono arrivata al centro, dove è il motivo, al centro del mio braccio, mi ricongiungo con il punto puff del bordino della manica, viene un lavoro più bello, più preciso in questo modo. Finita la circonferenza con l'ultimo punto puff cuoricino, mi aggancio con una maglia bassissima nella terza catenella della prima maglia alta effettuata, in questo modo, e vado a chiudere quindi il mio giro. Il mio bordo della mia manica è quindi ora completato. Quindi posso portarmi fuori il filo e tagliare e chiudere il mio lavoro. E con l'ago da lana quindi andare a passare la mia e nascondere la mia codina. La mia manica è completata. Procedo allo stesso modo anche per l'altra manica. Alla fine della lavorazione della mia giacchina io ho rifinito tutto il giro del collo con un bordino di punti puff, vedete,
e quindi ho fatto sempre le maglie alte in corrispondenza delle maglie alte, e poi da dove ho iniziato appunto nel bordo la lavorazione a punti puff ho continuato per tutta la circonferenza del collo per dare appunto una rifinitura più graziosa alla giacchina, così come ho fatto appunto per le maniche. Inoltre ho scontornato tutto il bordo, quindi tutto il bordo alla fine con un giro di maglie basse e tutto intorno al collo ulteriormente, perché così appunto si crea un dettaglio e una rifinitura più bella alla giacca. Quindi sono partita da giù, sono salita, ho fatto tutto il contorno del collo e poi sono scesa fino a giù, e sicuramente la lavorazione così si impreziosisce, perché appunto è molto importante curare anche le parti finali della lavorazione, quindi dare un attimo di rifinitura, di dettaglio e impreziosire ulteriormente il nostro lavoro. Siamo giunti così anche oggi alla fine del nostro video tutorial. Spero che vi sia piaciuto. Io ho un lavoro che adoro moltissimo, proprio mi ha dato sia tanta soddisfazione a lavorarlo, perché questo filato quest'anno mi ha veramente conquistato, sia per la particolarità della sua composizione e per il colore, che è veramente molto molto bello e anche molto di tendenza in questa stagione, in queste stagioni autunno-inverno 2019-2020, quindi proprio direi che è il colore dell'anno. E quindi così vi ho proposto questo lavoro per farvi anche il mio augurio di Natale, quindi questa giacchina a cuori. Spero che i cuori appunto che ho messo in tutta questa giacchina vi arrivino a tutte voi come un grande augurio di buon Natale. Spero appunto di aver fatto cosa gradita. Fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto. Per chi non si è ancora iscritto al mio canale, aspetto l'iscrizione, e anche sulla mia pagina di Facebook sarei felice se voi mi seguiste per condividere assieme i futuri progetti che farò, e anche per ricevere volentierissimo le foto che mi manderete dei vostri bellissimi lavori. Quindi vi mando un grosso bacione, vi faccio ancora un augurio grandissimo di buone feste e ci vediamo al prossimo video tutorial. A presto, un abbraccio, ciao!